Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di Nero Corvino. Io sono Marta e oggi facciamo lo shampoo insieme. Come avete visto sono microfonata, l'audio è molto meglio rispetto a quello che mi dava semplicemente l'utilizzo del telefono, quindi d'ora in poi comunque la qualità audio sarà sistemata. Mi scuso per eventuali rumori che si sentiranno durante il corso del video, purtroppo ho dei vicini molto rumorosi con i quali abbiamo già dei problemi e praticamente la mia finestra dà su uno dei corsi principali della città, quindi mi scuso in anticipo se l'audio comunque sarà disturbato da rumori che esulano un po' dal contesto. Diamo vita ad una nuova rubrica, la rubrica delle First Impressions, che è una rubrica in cui provo insieme a voi delle cose nuove, quindi dei prodotti nuovi, delle modalità nuove, sostanze e trattamenti che non ho mai provato e che quindi non sono collaudate nel tempo. Non conosco molto bene l'erbetta della Shiikakai, è un'erbetta che avete votato voi stessi nel sondaggio che ho condotto su Instagram qualche giorno fa, in cui vi chiedevo quale sostanza preferivate tra la Shiikakai e la Gassol per fare lo shampoo, e voi avete votato la Shiikakai, quindi oggi andrò a provarla con voi. Considerate che io non conosco questa pianta, so bene che è annoverata tra i lavaggi più felici che si possono dare ai capelli. So che molte ragazze la conoscono e molte ragazze l'hanno utilizzata. So che c'è anche qualche incertezza riguardo la preparazione della Shiikakai e oggi con voi andrò a provarla, quindi io sono assolutamente ignorante in materia di Shiikakai, quindi piano piano insieme a voi capirò un po' come si comportano i miei capelli nei confronti di questa erbetta e comunque cercherò di adattare l'erbetta alle mie esigenze. Dal momento che non ho mai provato la Shiikakai come sostanza lavante, oggi voglio provarla da sola, ovvero voglio vedere come lavora senza l'influenza di altre sostanze o altri trattamenti. L'unica sostanza che andrò ad utilizzare insieme alla Shiikakai è il gel di meti ricavato dalla polvere, che è un gel che innanzitutto comunque utilizzo all'interno dello shampoo perché lo trovo molto utile. È un gel che ha delle proprietà lavanti, ha delle proprietà stimolanti, quindi va a incrementare l'attività del follicolo, e quindi dal momento che io sto uscendo da una fase di caduta stagionale è comunque una sostanza che mi aiuta molto, quindi penso che in ogni caso non la toglierò a prescindere dalle sostanze che vado a utilizzare. Quindi non andrò a fare trattamenti di tipo oleoso pre-shampoo e trattamenti di tipo idratante post-shampoo, quindi voglio vedere il più possibile come lavora da sola sui miei capelli e come loro si comportano di conseguenza. Piccolo appunto, non vi spiegherò in modo dettagliato come faccio lo shampoo, cioè vi farò vedere diciamo nel corso del video come farò questo shampoo, però in generale non vi spiegherò tutti i passaggi che faccio perché è comunque un argomento che esula dal video di oggi. Se volete vedere come faccio lo shampoo, quindi tutti i passaggi in modo appunto più dettagliato, in modo più chiaro, fatemelo sapere giù con un commento e vi farò vedere come lo realizzo io. Quindi adesso io vi lascio alla parte del video con il voice over e noi poi ci vediamo nel momento in cui avrò fatto lo shampoo, perché in questo momento non so se si vede, ma questi sono i miei capelli di una settimana, quindi io non ho ancora fatto lo shampoo, non so ancora che cosa è successo, quindi noi ci vediamo poi con il risultato. Ok, a questo punto vado a utilizzare il gel di fieno greco che ho ricavato dalla polvere, la nostra Shiikakai, dell'acqua, che questa è anche un po' troppo a dire la verità, e il nostro immancabile cucchiaio di plastica. A questo punto vado a aprire il pacchettino e vado a selezionare la quantità di polvere che mi servirà per fare lo shampoo. In questo caso vado a utilizzare una quantità che ammonta a circa 30-40 grammi, sono più o meno 2 cucchiai abbondanti di polvere che mi serviranno per appunto fare il mio shampoo. In questo modo io penso che sia una quantità buona e che comunque soddisfa ampiamente il lavaggio. Ci sono ovviamente delle parti della polvere che, non essendo state setacciate appunto, sono un po' così, un po' agrumi, ma comunque non vi preoccupate perché poi nel momento in cui andiamo ad amalgamare tutta la polvere con il meti e con l'acqua, andiamo a rompere questi piccoli grumettini che si sono andati a formare.
Ovviamente con l'acqua regoliamoci anche un po' a gusti. Io preferisco sempre farla leggermente più liquidina in modo che posso andare a lavorarla molto meglio in cute e mi sento molto più tranquilla poi a fare il massaggio durante il lavaggio. In questo modo non mi ritrovo a contatto con una sostanza che è solida ma che può essere tranquillamente lavorata con tranquillità e con serenità sulla cute. A questo punto per me la consistenza è perfetta. La cosa che vado a fare è districare i capelli. In un primo momento vado a districarli da seduta, quindi in posizione eretta, e vado a, diciamo così, sbrogliare i primi nodi. Poi quello che faccio è girare tutto a testa in giù, quindi io praticamente porto i capelli al contrario, sostanzialmente vado a districarli molto delicatamente e quindi vado a riposizionare la chioma in una posizione diversa da quella naturale. In questo modo durante lo shampoo vado ad evitare tutte quelle trazioni inutili che però porterebbero insomma la chioma a rovinarsi, quindi preferisco fare questo passaggio però stare serena durante il lavaggio. A questo punto vado a sciogliere i capelli nel lavabo e comincio a inumidire le radici con un nebulizzatore. Questo appunto è il nebulizzatore di cui vi ho parlato in alcuni video precedenti, che era quello che mi è mancato tantissimo durante il mio soggiorno in Svizzera. In questo modo quindi vado ad inumidire le radici e riuscirò così a lavorare molto meglio l'impasto su una cute che è umida e quindi l'acqua addizionata alla sostanza riuscirà a far lavorare meglio tutto il composto. Sto molto attenta ovviamente a non saltare nessuna sezione della cute, quindi vado a ricoprire tutto il cuoio capelluto. Ovviamente all'occorrenza vado sempre a nebulizzare un po' per evitare che la sostanza vada a contatto con delle zone della cute che sono ancora asciutte, e vado a spargerla un po' per tutta la cute massaggiando bene. A questo punto ritiro su i capelli e rifaccio il bun che avete visto prima e vado a fermare con una pinzettina. Adesso io terrò in posa dai 30 ai 40 minuti e poi noi ci rivediamo per il risciacquo. A questo punto è passato il tempo necessario, io adesso come vedete procedo con il risciacquo con acqua semplice e sto molto attenta ovviamente a risciacquare via tutto accuratamente, poi alla fine del lavaggio vado a fare il mio immancabile risciacquo acido con acqua e aceto di vino bianco. Allora, adesso passiamo alle considerazioni finali. Io ho appena finito di asciugare i capelli, quindi proprio sono considerazioni a caldo. Allora, innanzitutto parto col dire che tutto lo step, tutto il durante del lavaggio è stato veramente molto piacevole.
rispetto alla farina di ceci che ho provato in questi 2-3 mesi, il lavaggio, il massaggio in cute è stato veramente molto confortevole, molto piacevole, ha una consistenza molto sottile, molto morbida al tatto, ed è anche veramente molto semplice massaggiare la cute con la Shikai, rispetto invece a com'è massaggiare la cute con la farina di ceci, perché la farina di ceci è molto rigida, molto grossolana rispetto alla Shikai, che invece è una polvere veramente estremamente sottile. Quindi già solo il massaggio e lo step del lavaggio è stato veramente molto piacevole, non ho assolutamente sofferto il massaggio, il tempo comunque che ci è voluto. Il risciacquo è stato molto veloce, non ho avuto particolari problemi, i pezzettini della polvere che sono rimasti un po' sono comunque andati via con l'asciugatura, perché comunque qualche granellino comunque rimane sempre, però è andato via tranquillamente con l'asciugatura. E il risciacquo è stato particolarmente veloce, particolarmente sereno, quindi non ho avuto nessun tipo di problema a risciacquare la polvere. Ho notato che i capelli sono, non lo so, è come se avessi fatto dei trattamenti ausiliari allo shampoo. Li trovo molto morbidi, sono molto lucidi, sono disciplinati, è come se avessi utilizzato dei condizionanti, come se avessi utilizzato un balsamo per andare a ripristinare la morbidezza. Però non è come quel morbido che ti lascia ad esempio l'impacco idratante con i gel, è un morbido setoso, diverso, molto più, non lo so, sembra di toccare il velluto. Io adesso non so esprimere a parole precise questa sensazione, però è come toccare la seta, quindi è stato veramente molto sono molto sorpresa in questo momento, perché non pensavo che potessi avere questa reazione così positiva, perché di solito i miei capelli quando provano una sostanza nuova sono un po' così, nel senso che non sono mai sempre troppo contenti e poi via via si assestano, mentre questa effettivamente è la prima volta che faccio lo shampoo con la Shikai e hanno reagito veramente molto bene, quindi sono rimasta molto sorpresa. Durante la posa che ho fatto ho sentito una freschezza in tutta la cute, in questa zona e nella zona dello scalpo dietro, e soprattutto in questa zona qui ho sentito una specie di frescura, un po' come, non so se avete mai ad esempio fatto degli shampoo con la menta peperita dentro. Ci sono ad esempio degli shampoo antiforfora che quando poi li vai a massaggiare in cute e li tieni un pochettino, loro fanno questo effetto freddo. Ecco, io ho avuto proprio questo effetto freddo e durante la posa ho detto: oddio, non è che magari adesso mi fa reazione, magari sono intollerante, sono allergica, perché non ero abituata a questa reazione. Poi quando sono andata a lavare via la polvere ho visto proprio che questa azione così al mentolo mi ricorda molto il mentolo come freschezza, e evidentemente è stata un'azione esfoliante che la mia cute ha percepito probabilmente per la sostanza nuova. I capelli sono fantastici, meravigliosi. Come ho detto anche nel video, ho utilizzato il gel di Meti perché è una sostanza cui non riesco proprio a fare a meno. Per me personalmente è una sostanza veramente molto importante e mi aiuta non soltanto a dare uno sprint al lavaggio, dal momento che ha delle proprietà lavanti, ma mi aiuta a mantenere costante una velocità di crescita. Quindi comunque il Meti ho voluto inserirlo per questioni personali, però per il resto, come avete visto, non ho aggiunto nient'altro perché volevo vedere proprio come lavorava la polvere sui miei capelli. Quindi non ho fatto impacchi oleosi prima dello shampoo, non ho fatto impacchi idratanti dopo lo shampoo, ho semplicemente fatto il risciacquo acido perché è lo step appunto che faccio in qualsiasi circostanza, e devo dire che sono rimasta contentissima. Adesso vediamo ovviamente come si comporta nel corso della settimana odierna, quindi vediamo come reagiscono i miei capelli, che sono dei capelli grassi, alla sostanza nuova, e poi vediamo nel corso delle settimane in cui ripeterò lo shampoo come mi trovo e come va appunto questo piccolo periodo di assestamento a questa sostanza nuova. Quindi io a questa polvere a questo punto non posso dare che voto 10 perché veramente non ho trovato
specchie. Ovviamente mi prenderò del tempo, come dicevo prima, per valutare poi l'andamento del trattamento nel corso del tempo. Questo ovviamente è un video first impressions in cui vi racconto la mia prima impressione, però è ovvio che la cute e i capelli vivono comunque sempre un periodo di assestamento che può essere più o meno lungo, quindi ecco, vediamo un po' come loro reagiscono a questa sostanza. Però devo dire che attualmente come prima impressione il voto è 10, perché non vedo assolutamente nessun tipo di problematica, sia nel lavaggio, sia nel risciacquo, sia nell'asciugatura, sia anche nel risultato proprio del capello. Questi sono dei capelli nudi, lo vedrete anche in sovraimpressione o l'avete visto in sovraimpressione nel video che vi ho messo del risultato dei capelli asciutti. Sono capelli senza leave-in, sono capelli senza trattamenti oleosi pre-shampoo e senza trattamenti idratanti post-shampoo, quindi sono dei capelli nudi. E come vedete sono molto lucidi, molto morbidi, lo faccio vedere anche qui, molto svolazzanti, veramente assolutamente come se si fossero ripuliti proprio da tutto. Sono veramente molto leggeri, molto profumati, perché la Shikakai è una polvere molto profumata. Devo dire che ho apprezzato particolarmente il suo odore, quindi devo dire che sono veramente molto contenta. Quindi se ve la consiglio, sì, io ve la consiglio. Vorrei che la provaste se non l'avete ancora fatto, perché è veramente un'erbetta fantastica. Fatemi sapere se la provate, come vi trovate. Fatemi sapere giù nei commenti se avete già provato la Shikakai, se vi siete trovati bene, se vi siete trovati male, se magari avete qualche consiglio per le future applicazioni che farò appunto dell'erbetta, e magari c'è qualche accorgimento che ancora mi sfugge, e fatemi sapere insomma la vostra esperienza. Se magari vi ho convinte a utilizzarla, fatemi sapere come vi trovate. Bene, io adesso vi ho detto tutto, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.